Eccolo qui il bianco. Ok. Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. È il 27 di maggio e sono le 8:25 della sera. Sono tornato a casa verso le 5, ok? E sostanzialmente ho trovato un pacchetto. Ho trovato un pacchetto che all'interno conteneva questo, ok? Questo sapone me lo ha mandato Ame Corsa, che è uno dei nostri amici del canale, no? Lo vediamo spesso e commenta e di fatto siamo diventati amici. Comunque mi ha mandato questo sapone e me lo ha mandato non per farmelo usare nel canale, tant'è che ho dovuto insistere. Questo perché lui voleva, veramente voleva, ci ha tenuto tanto a dirmelo che non voleva che io lo utilizzassi nel canale proprio perché non voleva fosse una marchetta. E una marchetta non è, ok? Quindi io adesso lo proverò e dopo averlo provato vi dirò che mi è piaciuto, ovvero che non mi è piaciuto, o come dico sempre, perché faccio fatica a dire che una cosa non mi è piaciuta, che non ha incontrato appieno i miei gusti. Comunque, adesso noi ci guardiamo la sigla. Eccoci qui, dopo la sigla direi che andiamo a vederci questo incarto, no? Officine della barba, vintage, sapone da barba luxury original fragrance, ok? Quindi prodotto artigianale made in Italy, il packaging onestamente è veramente bello, nella sua semplicità, perché non è nient'altro che una bustina da salumiere, da pane, chiusa con dello spago, una ceralacca che si è rovinata nel trasporto, peccato, ma veramente dispiace quasi aprirlo. La cosa da notare qui dietro è il numero 331, perché poi dopo io questa azienda, che è la Officine della Barba, non la conoscevo e quindi mi sono andato a documentare, no? Un pochino, poco, perché non ho avuto tempo, ragazzi. Io sono tornato a casa alle 5, 5 e mezza più o meno, 5, 5 e mezza. Ho trovato questo pacchettino e vabbè, ho visto l'indirizzo del mittente e il nome, quindi ho capito chi era, l'ho ringraziato veramente tanto. Oggi come dicono gli americani, he made my day, ha fatto il mio giorno, no? Ha reso il mio giorno particolare. Comunque, sono andato al volo a vedermi il sito di questa azienda e il sito adesso ce lo andiamo a vedere insieme. Almeno capiamo chi sono, perché è un'azienda che è al di fuori dei normali, no? Canali a cui siamo abituati. Quindi guardiamoci il sito. Eccoci ragazzi sul sito di Officine della Barba. La grafica è molto molto bella, 100% made in Italy. Se voi vedete poi l'altra slide, l'altra che, che passa, loro sostanzialmente hanno una barberia a Milano, quindi non è solo negozio ma è anche barberia. Comunque vendono prodotti a barba di ogni tipo e hanno in più una linea di prodotti loro che è proprio quella che andiamo a provare oggi, no? Loro ci tengono a dire che le fragranze che loro utilizzano all'interno dei loro saponi sono realizzate in collaborazione con i migliori profumieri italiani. Vi dico anche che da insomma uno scambio di idee con chi mi ha regalato il sapone ho scoperto che praticamente Officine della Barba si mette una piccola quantità di profumazione per sostanzialmente due ragioni. La prima è che i saponi da barba diciamo molto tempo addietro erano sostanzialmente neutri e quindi tendono a tenerlo neutro
La seconda è che utilizzando solo prodotti biologici e di qualità il sapone andrebbe poi a costare tantissimo, quindi mantengono i costi accessibili a chiunque tutto sommato. Comunque, al di là dei loro prodotti, hanno prodotti da barba di qualsiasi tipo, hanno il loro negozio a Legnano, e poi il negozio, la barberia a Milano, inoltre hanno una serie di punti vendita di altre aziende che vendono per loro e quindi sono tutti bene o male nel nord Italia, come potete vedere, però ecco, eccoli qui, tutti questi sono rivenditori ufficiali, quindi un'azienda in forte espansione secondo me. Chi siamo? Ok, vediamo chi siamo. Nel 2016 nasce una linea di prodotti per la cura della barba e la rasatura, 100% made in Italy e artigianale. Linea organica perché completamente naturale e biologica, con materie di primissima scelta, in cui la tradizione, la qualità, la ricerca e lo sviluppo si sono fuse con l'innovazione per creare qualcosa di veramente unico. Insomma, c'è un'idea dietro al prodotto, non è solo fare un prodotto per venderlo, no? Ma c'è un'idea, un progetto imprenditoriale serio che adesso insomma andiamo a provare e vediamo com'è. Oh, allora, guardato il sito abbiamo capito che non è solo un sapone da barba, ma è una filosofia imprenditoriale di queste persone che sostanzialmente cercano di fare tutto in maniera più originale possibile, eco-friendly, con un certo stile, che vediamo qui, e ce lo andiamo ad aprire, ok? Andiamo a togliere lo spago, che veramente ragazzi fa quasi dispiacere togliere questo spago con sta cera lacca, è un peccato. E andiamo a dare uno sguardo veloce agli ingredienti, ok? Acqua, acido stearico, acido miristico, potassio, idrossido di potassio, acido di cocco, profumo, idrossido di sodio, glicerina e poi troviamo olio di crusca, che non avevo mai visto in un sapone, l'olio di crusca, ok? Poi un'altra serie di materie prime conosciute e che sono nei migliori saponi, insomma, nei saponi di una certa qualità. La cosa da notare, no, l'ho già detto forse, ma comunque è il numero. Ok, questi signori ne hanno fatte 500 di questi saponi da barba. Adesso io ragazzi faccio, questo sembra quasi un unboxing. Ecco qua. Guarda che bello, cioè oggettivamente è bello, no? Ta-na-na-na. Eccolo qui. Sapone da barba, Original Fragrance, Officina della Barba, eccolo, Corso Magenta 56, Legnano Milano. Se vi fosse scappato dal sito, qui c'è sia l'indirizzo del punto vendita, ma poi, come avete visto sul sito, loro hanno anche una barberia in centro a Milano, quindi io vi dico che personalmente ci vedremo in barberia. Ci vedremo in barberia prima o poi. Ci vengo lassù a farmi la barba. Eccolo qui, lo apriamo. Allora, la profumazione è carina, nel senso che non è una profumazione invasiva, abbastanza classica. Una profumazione da barbiere, leggermente talcata probabilmente. E andiamoci a vedere anche, ecco, il sapone, eccolo qui. È una crema morbida, un po', ecco, come dicono loro, un po' filamentosa. Devo dire che messo su così sulle dita unge e tira fuori delle note. Secondo me c'è. Io ragazzi questo qua non l'avevo mai annusato, quindi sto facendo tutto così d'amblè. Ci sento forse una lieve nota di limone,
forse dei legni, ma comunque è veramente un profumo leggero, 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 ok? Non è una profumazione di quelle che vi entrano nel naso, che vi, ecco, come il Taylor o il Bond Street, no? Che noi lo andiamo ad aprire e subito arriva una bella botta di profumo, o lo Stirling. Questa è di classe, ecco, dopo aver annusato il TOB, il profumo, diciamo che si intravede, si sente appena. Comunque, qui abbiamo, ecco, tra l'altro c'è andata a finire la cera lacca, abbiamo messo a bagno, l'ho messo a bagno ormai un'ora e passa fa il Semogue, e nel setup vi dico che io oggi non era previsto che mi facessi la barba, ma sono tanto contento che la faccio ben volentieri. Non era previsto perché voi sapete che io ho una mia scaletta in testa e quindi, oggi non c'era la barba perché doveva crescere per fare qualcos'altro. Ma insomma, alla fine, dietro a un presente di questo genere che veramente, allora ragazzi, a me, nel senso, quello che piace di questo gioco è proprio il contatto con voi. Chiunque mi commenta, chiunque mi contatta, mi diverte questo contatto, no? Però una cosa del genere, anche fosse stato un pacchetto di lamette, no? Uno non se l'aspetta. Questa è la prima volta che qualcuno mi regala qualcosa così, per il gusto di regalarmelo su questo canale, insomma, su questo mezzo. E questa cosa mi ha veramente riempito di gioia, ecco, veramente. Poi è una persona a cui, devo dire, tengo anche come amico, e poi ci siamo conosciuti, ecco, quindi ci siamo conosciuti non di persona, via messaggio. Comunque, appresso al sapone, che si chiama Vintage perché la profumazione ricorda il barbiere di un tempo, ho deciso di usare questo Gillette Tech Made in England, che era nuovo, vi dico, io l'ho comprato e aveva ancora il cellophane intorno, ok? Gillette Tech Made in England perché dietro una cosa che si chiama Vintage, ancorché sia solo il nome perché è un prodotto moderno, non poteva che esserci un rasoio vintage. E di seguito al Gillette utilizzeremo una lametta, sempre Gillette King Camp, che tra l'altro è l'ultima del pacchetto. Ok, quindi andiamo ad armarci questo rasoio e vediamo poi dopo se una volta bagnato riuscirò a sentire bene quali sono gli odori, i profumi che chi ha creato questo soap voleva trasmettere all'acquirente. Questo non può che essere vintage, diciamo che ha una sessantina d'anni più o meno, 50-60 anni. Lo provo oggi per la prima volta, queste ditate sopra sono le mie, che l'ho maneggiato ma mai usato. Allora, il setup è semplice per questa sera, ragazzi. Un pochino di olio di jojoba come pre-barba. La barba, come vedete, non è tanto lunga, c'ha 2 giorni ed è, come sempre, la mia barba bella irsuta, ok? Quindi questo è il momento peggiore per tagliarla perché non è corta corta e non è nemmeno lunga, ok? Adesso andiamo a lavare le manine, questo lo mettiamo qui, il sapone, andiamo a lavare le manine perché con l'olio di jojoba poi mi sfugge tutto dalle mani.
Io lo so che stasera vi ho tediato con un preambolo molto lungo, ma lo dovevo, secondo me lo dovevo volevo dare la giusta importanza al gesto, non al sapone in sé. Il sapone magari adesso lo provo e non mi aggrada. Ok, facciamo un montaggio in viso. Allora, vi confermo che se vi piace un sapone quasi neutro, con una profumazione quasi neutra, una profumazione che ricorda il barbiere quando non utilizzava, no, i saponi pro raso, che quindi riempivano l'aria di mentolo, ma se volete un sapone neutro, una profumazione neutra, che monta così come lo vedete, questo sta montando. Vabbè, è un sapone che all'interno, ragazzi, non ha tallo, ok? Ma quando ci passate il pennello sulla pelle, già il pennello lo sentite come se lavorasse su un cuscino d'aria, ok? Quindi dà la stessa sensazione che vi dà, che vi dico, uno Stirling come ariosità, diciamo così. La profumazione è buona, devo dire, leggera. Personalmente io avrei spinto un po' di più sul profumo, eh. Lo dico in maniera costruttiva per chi lo ha fatto questo sapone. Io avrei spinto un pochino di più sul profumo perché il profumo secondo me è parte dell'insaponatura, della saponata sulla faccia. Eh? Secondo me quando uno si sbarba vuole dal sapone qualità meccaniche, protezione e anche il profumo, che questo ce l'ha il profumo, però io ne avrei aggiunto un pochino di più. Andiamo a vedere che succede. Il rasoio non lo conosco, quindi non conoscendolo, tananana, al lume di rocca a portata di mano.
Allora ragazzi, guardate qui, io vi faccio vedere, ecco, copro la luce e vi faccio vedere. Il sapone è bello compatto, la scorrevolezza è fantastica, onestamente fantastica, e la profumazione è un pochino sottotono, secondo me. Oltre a scorrevolezza e profumazione, noi abbiamo protezione. La protezione, io questo rasoio non lo conoscevo, so che non è particolarmente aggressivo, però ragazzi protegge veramente, veramente tanto. Ecco, secondo me questo sapone ha doti meccaniche, detto proprio così, fuori dai denti, ottime, fantastiche, degne dei saponi migliori. Un po' peccato per la profumazione, cioè con un profumo un pochino più deciso avrebbe potuto essere veramente un game changer, uno di quei saponi che dici porca miseria, ma qui. Che poi ce l'ha un profumo, ragazzi, io è un mio gusto personale. Vabbè, dal punto di vista, ragazzi, delle doti meccaniche, questo sapone è superlativo. Ecco, bagnato, adesso il profumo l'ho sentito. Mm? Bagnato il viso, il profumo l'ho sentito bene. È un sapone con il quale non bisogna lesinare a farlo pescare dal pennello nella ciotola, no? Andiamo, eccolo qua. Guardate, rimane lucido, rimane lucido, idratato. Sembra quasi una crema di bellezza più che un sapone.
la protezione che dà, la sensazione di cuscino d'aria che dà sulla pelle, secondo me è impagabile. Non me l'ha data nessun sapone prima. Così. Così. Beh, veramente, ragazzi, come doti meccaniche potrei osare a dire che potrei osare di dire che è il mio preferito. Potrei osar dire, ecco, mi ero incartato con le parole. Guarda, guarda qui, guarda com'è compatto, compatto, ma allo stesso tempo idratante, guarda. Scompare tra le dita come una crema idratante, una cosa. E guarda il film che lascia sul dito. Questo è veramente, secondo me, ecco, questo è il punto di forza vero di questo soap. Qui l'ho sentito che un pochino ho tagliato qualcosa. Vi invito a guardare qui nel lavandino come le gocce si formano e non bagnano, ma scivolano subito su questo film che ha fatto il sapone. Ecco, guardiamolo un pochino. Eccolo qua.
Oh, allora, la telecamera è caduta nel frattempo, questa qui si è pure un po' storta, speriamo che adesso punti bene. Nel frattempo io qui mi sono fatto un sacco di micro taglietti, ma la colpa è chiaramente mia che probabilmente ho voluto spingere un po' troppo con questo rasoio. A questo punto, dopo questa sbarbata che ha portato via già un sacco di tempo, ci andiamo a fare una bella botta di Club & Pinot Special Reserve. Ah. Bello schiaffo alcolico, eh? Ecco, ma sono veramente micro tagliettini, eh? Vedete che non c'è un piccolo repollo qui, uno piccolino qui, ma è poca roba. Questa qui veramente con la lume di rocca manco me ne accorgo. Allora, abbiamo provato un sacco di cose oggi. Abbiamo provato il Gillette Tech che insomma fa il suo mestiere, lo trovo un po' leggero come rasoio, gentile al punto giusto, secondo me un rasoio di quelli vintage da avere in collezione perché è carino, è un bell'oggetto e poi il mio è nuovo, se ve lo vedete è proprio nuovo 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 di pacca. Ok, quindi ho usato un pezzo di storia. Abbiamo provato il sapone che adesso dovrò far asciugare un pochino, ma è una crema. È una crema. C'ha questo profumo che è veramente sottotono, diciamo. Il che è un peccato perché questo poteva essere tranquillamente un sapone, secondo me, da 40 euro. Come doti meccaniche è un sapone ottimo, un soap ottimo. Mi piace molto. Non sto dicendo che non mi piace, ragazzi, questo mi piace parecchio. E meccanicamente è fantastico, veramente il miglior sapone che abbia mai provato, oggettivamente. Ad oggi, magari domani ne provo un altro. E come doti, però questo come doti meccaniche un 10 e lode. Il packaging è molto carino, veramente bello. Secondo me bravi, bravi, ottimo lavoro. La prossima volta che quando ne fate altri 500 insistete un pochino di più sul profumo. Secondo me è un mio parere spassionato, ma comunque un sapone a cui io darei, che vi dico, un 10 abbondante per quanto riguarda la protezione, altrettanto per quanto riguarda la scorrevolezza e per il profumo io non vado sopra al 7, ok? Quindi comunque un sapone da 8 pieno, ragazzi. Quindi Club & Pinot non l'avevo mai usato, me ne metto un altro po' perché lo sapete che a me i after piacciono molto. È bello alcolico, il profumo è maschio, veramente un profumo maschio,
D'altra parte, se no, era un po' una femmina. Invece no. Ok? Sono curioso di vedere quanto persiste sulla pelle, però secondo me questo ha passato a pieni voti, pieni voti. E molto bene. Quindi ragazzi, anche per oggi la barba è fatta, con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!